Buongiorno ragazzi, oggi andremo a parlare nuovamente del nostro Qashqai perché ho notato da qualche tempo che è uscita fuori una fastidiosa vibrazione dal posteriore, quindi dovremo di nuovo smontare tutta la paratia in plastica e per l'appunto ho acquistato un kit di nuovi fermi con la gomma sotto, non so se si vede bene, in modo di smorzare anche le vibrazioni. Il kit è stato acquistato a pochi euro sempre su AliExpress, poi vi lascerò in descrizione il link come al solito. Allora andiamo a smontare adesso la paratia posteriore nuovamente per la terza volta. Andiamo ragazzi. La vibrazione in questione sicuramente è il portatarga. Sentite? Questa quando l'auto rimane al minimo si innesca questa vibrazione interna che dà fastidio, quindi dovrei montare nuovamente la paratia questa in plastica, andare a sostituire i fermi con la parte in gomma per smorzare le vibrazioni anche del carta in plastica e andare a smontare dietro i bulloni che fissano il portatarga per vedere come posso eliminare questa vibrazione. Allora, la prima cosa togliamo il pannello dietro, così non ci dà fastidio. Poi andiamo a rimuovere intanto la vite a croce presente nella maniglia. E questa è la prima fase. Poi dobbiamo andare a togliere questi due fermi in plastica con un cacciavite spaccato. Basta sollevare la parte centrale e questi vengono via. Ok? Uno di qua e uno di là. Poi fatto ciò dobbiamo andare a sganciare perché ha solo i fermi interni. Partiamo dagli angoli 1 e 2. Ok. Ecco qua. Poi facciamo attenzione qui all'angolo perché ha dei fermi che vanno mandati dentro, vedete? Questo deve andare internamente. Okay. Ed ecco la nostra paratia completamente smontata. Allora, quando togliamo tutto il pezzo dobbiamo schiacciare internamente questi i due laterali perché hanno gli incastri qua 1 e 2, dobbiamo schiacciare internamente questo e si sgancia al lato. Vedete qua il fermo, quindi questo deve uscire fuori mandando internamente la parte laterale. Vedete i fermi come sono fatti? A differenza di questi che ho acquistato io, hanno la parte in gomma, hanno un gommino che dovrebbe andare a smorzare le vibrazioni una volta che lo rimettiamo, che rimontiamo la nostra paratia in plastica. Poi controlliamo che non ci sia rimasto niente attaccato, in questo caso ne è rimasto uno. Allora con delle pinzette a becco andiamo a rimuovere questo qui. Eccolo qua. Vediamo se ce n'è qualcun altro attaccato, ma mi sembra di no, era solo quello lì.
Ok, allora ragazzi, intanto ho trovato già un indizio, perché internamente alla parete in plastica c'era un fermo praticamente rotto che gironzolava all'interno, quindi già questo potrebbe essere anche causa di vibrazione. Allora ragazzi, per rimuovere il portatarga dell'auto dobbiamo prima rimuovere i 4 rivettini che fermano la targa. Lo facciamo con uno strumento in plastica per non graffiare nulla nella targa e nel portatarga. Ok? Una volta tolti questi 4 rivettini in plastica, ci aiutiamo con una spatola in plastica, la inseriamo all'interno della targa e poi andiamo a ok, vedete? E questo scivola giù. Ecco qua. Questo è praticamente il fermo della targa. Poi tolto il fermo andiamo a inserire la spatola all'interno, sotto la targa, e andiamo a far scivolare. Sia di qua che da quest'altra parte, dove c'è l'altro fermo. Eccola qua. Ok? E la targa viene via. E questi sono le due viti che sostengono il portatarga, dove vedete che si è praticamente allentato il portatarga. Andiamo bene, proprio bene. Allora lo faccio vedere meglio. Vedete, i fermi sono questi qui che sostengono la targa. Una volta tolti i 4 rivetti della targa, questi sono più pronunciati, praticamente i fermi, sopra e lateralmente, e poi questi sotto sono meno pronunciati, in modo che possiamo poi far scivolare la targa. Quindi con la spatoletta andiamo a inserire all'interno della targa e la facciamo scavallare, sia di qua che di là. Una volta che è scavallata la facciamo scivolare sotto, così una volta che supera questo fermo e questo fermo la targa viene via. Vedete? Perché una volta tolto il fermo praticamente della targa, questo qui ci consente la rimozione della stessa. Ok ragazzi? Le due viti che sostengono il portatarga si sono allentate e quindi questa chiaramente poi vibra. Quindi dobbiamo smontare queste due viti, recuperarne due nuove perché fanno anche schifo, proprio arrangiate, e la fissiamo con dei gommini in modo che così questo non si muove più e non vibra. Poi procediamo con la rimozione delle viti. Ok. E questo è il nostro portatarga. Ha dei gommini per smorzare le vibrazioni, anche di marca, della Purt, però è messo un po' a capocchia. La solita Nissan quando fa le cose a capocchia. E che cazzo? Si perdono proprio in un bicchiere d'acqua. Poi gli diamo un po' di sgrassatore per togliere un po' di immondizia. La nostra telecamerina, così puliamo anche quella.
Poi abbiamo recuperato queste due viti, anche se sono più lunghe non fa niente perché tanto dietro c'è lo spazio, sono passanti, quindi prima di inserirle andiamo a schizzare un po' di VD40 all'interno. Il passo è giusto, la filettatura è giusta, quindi possono andare bene. Ora troviamo dei gommini da mettere alla base. Allora sono riuscito a recuperare delle rondelle in plastica e anche in gomma morbida, quindi siamo a posto per tutto, e al massimo ci sono anche le rondelle, quelle in ferro classiche. Il bullone dovrebbe essere da 6, un passo da 6. Ho deciso di utilizzare queste in gomma perché vanno precisamente all'interno del foro dove va la vite. Vedete? Sono perfette, al caso proprio vanno. Quindi una volta poi messo il bullone dentro, poiché è passante dal portatarga, esce quanto basta per poter poi inserirlo all'interno del foro. È perfetto. Ok, adesso rimontiamo il portatarga. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è riprendere le stesse misure, una di qua e due di qua. Eccolo qua. I fori precisi sono questi qua. Quindi una volta che abbiamo visto la distanza delle due viti, andiamo a serrarle fino a far aderire i gommini. Ecco qua. Praticamente dietro viene così, con la gomma che sporge fuori in modo che va all'interno del foro, e poi andiamo a stringere. Poi prima di serrare definitivamente i nostri viti andiamo a dargli una misurata, a vedere se è dritto. Prendiamo una misura con la curvatura, 13,5, 13,5, ci siamo, un millimetro più, un millimetro meno. A questo punto possiamo andare a serrare le viti. Vabbè, è un'altra cosa, Ottimo lavoro! Allora, la differenza si nota anche quando si chiude il cofano. Sentite il rumore? Assenza di vibrazioni, a differenza di come era prima. Zero. Allora, ora dobbiamo andare a reinserire la targa. Dobbiamo farla scivolare sopra, ok, su queste due linguettine, una e due, farla scorrere, andarla a fissare su queste linguette sopra e poi incastrarla. Ecco qua. Poi fatto ciò andiamo a rimontare i nostri fermi in plastica della targa. Quindi il bianco lo metteremo sul bianco, il blu
Ragazzi, poi alla fine ho optato per dei rivetti perché i fermi suoi originali in plastica sono talmente corti che non fermavano la targa e quindi c'era anche la vibrazione della targa stessa sul portatarga, quindi ho deciso di mettere i rivetti in rame dello stesso diametro, che sono più lunghi e vanno a prendere anche adesso il portatarga. Vi dico anche la misura. Allora, il rivetto idoneo per il portatarga del Nissan è per l'esattezza 14 mm. Allora, andiamo a mettere l'ultimo rivetto poiché gli altri tre già l'ho messi. Poi a questo punto è rimasto da montare solo la parte inferiore che va a bloccare il tutto. Ancora campate, zanzare di merda. Ecco qua, a posto. Quindi al lavoro terminato sarà così. Una volta sistemato il portatarga dobbiamo andare a sistemare tutta la partita in plastica e andare a mettere questi nuovi fermi, quindi togliere questi vecchi e mettere questi con la gomma. Questo è l'ultimo. Allora ragazzi, io che sono un precisino della minchia, allora vi comunico che in questo istante la macchina ha percorso 650 km. Il suo rodaggio è terminato. prima di rimontare la paratia in plastica mi sono andato a fascettare ancora meglio tutti i cablaggi e i fili che passano all'interno del portellone per evitare eventuali risonanze. Per i più pignoli possono mettere anche un pannello isolante tipo quello che è già all'interno della paratia per attenuare ancora il rumore. Per intenderci, questo materiale, possiamo acquistare questo materiale e rivestire tutto internamente la nostra parte in plastica. Allora, ultimata la sistemazione dei fili, andiamo a rimontare la copertura in plastica del portellone. Quindi iniziamo con la parte bassa, agganciamo lateralmente il portellone, cioè di qua e di là, ok. Fatto ciò andiamo a rimettere i fermi in plastica e poi andiamo a rimettere la nostra maniglia. Allora ragazzi, siamo arrivati al termine del tutorial, anche la sistemazione del portatarga è stato fatto al nostro Qashqai, quindi abbiamo tolto eventuali vibrazioni in merito sia della paratia in plastica sia del portatarga stesso. Noi ci vediamo ad uno dei prossimi video che ormai sicuramente sarà per l'anno nuovo, quindi vi auguro buone feste a tutti e speriamo che quest'anno di merda termini qui. Ciao ragazzi, alla prossima, statemi bene!